Lezione 1. Una sfida con scadenze serrate. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa. Abbiamo un nuovo progetto al lavoro con una scadenza davvero ravvicinata. Una scadenza ravvicinata? Quanto stiamo discutendo qui? Qual è la sequenza temporale con cui stai lavorando? Bene, il punto è grave questo. I piani alti vogliono che questo progetto venga completato in solo 3 settimane. Da ora in poi, non si resta molto tempo. 3 settimane? Cavolo, è un compito arduo. Onestamente pensi che sia una tempistica fattibile per portare a termine tutto? Non ne sono sicuro, a dire il vero. Richiederà un serio impegno e una concentrazione laser da parte dell'intero team. Wow, c'è molta pressione. Qual è stata la reazione del resto della squadra? Pensano che si possa farcela? Reazioni contrastanti, a dire il vero. Alcuni di noi sono fiduciosi di poterlo far funzionare, ma altri temono che non sia realistico. Posso comprendere entrambe le prospettive. Scadenze ambiziose possono motivare le persone, ma rischiano anche di esaurirle. Esattamente, e la posta in gioco è grave alta, se non consegniamo in tempo, potremmo mettere a repentaglio l'intero progetto. Cavolo, nessuna pressione allora. Allora qual è il piano d'attacco? Come state affrontando questa sfida tu e il team? Ebbene, dovremo stabilire delle priorità in modo ospitato, lavorare 24 ore su 24 e trovare modi per semplificare i nostri processi. Sembra intenso. Dovrai davvero essere strategico e iperefficiente per farcela in così poco tempo. Decisamente, dovremo prendere alcune decisioni difficili e appoggiarsi davvero l'uno all'altro come squadra. Scommetto. Con una tempistica così serrata, non c'è spazio per errori o tempi improduttivi. Dovrete tutti sparare con tutti i cilindri. Assolutamente. Richiederà un'incredibile quantità di concentrazione e disciplina da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ebbene, ammiro la volontà della vostra squadra di accettare una sfida così ardua. Spero che tu riesca a farlo funzionare. Grazie, Anna. Ad essere onesti, sono un po' nervoso per tutta la faccenda, ma sono determinato a dare il massimo in assoluto. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Con questo tipo di impegno e lavoro di squadra, ho la sensazione che troverai un modo per realizzarlo. Ho preso il voto di fiducia. Avremo sicuramente bisogno di tutta la positività e l'incoraggiamento che possiamo ottenere. Beh, hai il mio. Auguro a te e al team buona fortuna per superare questa scadenza ravvicinata. So che hai questo. Grazie, Anna. Mi assicurerò di farti sapere come andrà a finire il tutto. Sarà una cosa davvero selvaggia. Scommetto. Non vedo l'ora di sapere tutto. Brindiamo alla tua squadra che riesce a realizzare l'impossibile. Hai questo. Decisamente. Augurasi buona fortuna, ne avremo bisogno, ma sono pronto a dare tutto ciò che abbiamo. Lezione 2. Esplorazione degli esercizi. Ehi Anna, volevo parlarti di come restare attivi. Hai qualche suggerimento? Restare attivo, è un argomento fantastico. Trovo che la chiave sia trovare un'attività che ti piaccia veramente. Questo ha senso. Se è grave qualcosa che ti piace davvero fare, è grave molto più probabile che tu lo mantenga. Esattamente. Per quanto mi riguarda,
ho scoperto che attività come l'escursionismo, il nuoto e lo yoga mi tengono impegnato e motivato. Oh, fare escursioni e nuotare sembra molto divertente. Cosa hanno di che ti piacciono così tanto? Beh, adoro il modo in cui stare all'aria aperta durante un'escursione mi connette con la natura. E il nuoto è proprio un allenamento rinfrescante e a basso impatto. Ah, posso vedere la palo. E lo yoga, immagino, fornisce un buon equilibrio tra benessere fisico e mentale. Decisamente. Gli aspetti di consapevolezza e flessibilità dello yoga lo rendono così gratificante, sia fisicamente che mentalmente. E grave fantastico. Avevo intenzione di provare lo yoga, in realtà. Had ik vast consiglio per un principiante come me. Assolutamente. Suggerirei di iniziare con una lezione delicata, adatta ai principianti, per prendere confidenza con la pratica. Gli istruttori sono solitamente bravi a modificare le pose. Sembra un modo intelligente per semplificarlo. Voglio assicurarmi di eseguire le pose correttamente fin dall'inizio. Totalmente. E non aver paura di fare pause o modifiche secondo necessità. Lo yoga è tutta una questione di ascolto del proprio corpo. Buono a sapersi. Voglio assolutamente evitare infortuni quando inizio. Hai qualche altro consiglio per rimanere attivo se consiglieresti? Trovo che cambiare la tua routine mantenga le cose divertenti e interessanti. Magari prova l'arrampicata su roccia o anche semplicemente le passeggiate quotidiane. Oh, l'arrampicata su roccia sembra esaltante. E non puoi sbagliare con la buona camminata vecchio stile. Semplice ma efficace. Esattamente. La chiave è trovare attività che ti diano energia e che non vedi l'ora di fare. In questo modo, non sembra mai un compito ingrato. Adoro quella prospettiva. Rendendolo una parte piacevole del tuo stile di vita piuttosto che un compito temuto. Consiglio molto saggio. Decisamente. E non aver paura di sperimentare finché non trovi la soluzione giusta. Le opzioni sono infinite quando si tratta di rimanere attivi. Punto eccellente. Sono entusiasta di provare alcune cose nuove e vedere cosa risuona con me. Grazie per gli ottimi suggerimenti, Anna. Ovviamente. Sono felice di aver potuto fornire alcuni spunti utili. Ricorda solo di divertirti e di ascoltare ciò di cui il tuo corpo ha bisogno. Andrà bene. Appreso che tu abbia dedicato del tempo a parlare di questo. Mi ha davvero motivato a muovermi e trovare un'attività che amo. È meraviglioso sentirlo, John. Sono sicuro che scoprirai qualcosa che ti farà sentire pieno di energia e impegnato. Ti auguro buona fortuna. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di intraprendere il viaggio alla ricerca del mio nuovo modo preferito per rimanere attivo. Sarà un'avventura. Lezione 3. Come muoversi senza problemi nella sicurezza aeroportuale. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti una cosa. Hai avuto esperienze recenti con la sicurezza aeroportuale? Sicurezza aeroportuale. Sì, in realtà ho appena viaggiato per l'aeroporto la settimana scorsa. Cosa vorresti sapere? Bene, ho un viaggio in arrivo e voglio assicurarmi di essere completamente preparato per superare senza problemi i controlli di sicurezza. Quals consiglio che puoi condividere? Assolutamente. Una delle cose più importanti è assicurarsi di non avere liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano.
Ah, sì, ho sentito parlare della regola dei 100 ml. Può essere difficile tenerne traccia, soprattutto con articoli da tulletta e simili. Decisamente. Consiglierei di travasare eventuali bottiglie più grandi in contenitori più piccoli da viaggio per rimanere entro il limite. Buona chiamata. E c'è dire di cose come l'elettronica e i gioielli, che qualcosa di specifico di cui dovrei essere a conoscenza? Sì, assicurati di estrarre eventuali laptop, tablet o dispositivi elettronici più grandi e metterli in un contenitore per lo screening a raggi X. Ook, buono a sapersi. E i gioielli, dovrei toch lire anskveli o posso lasciarli? Per quanto riguarda i gioielli, in genere è meglio ridurre al minimo ciò che indossi. Potrebbe essere necessario rimuovere oggetti come orologi, anelli e collane per lo screening. Notato. Mi assicurerò di mettere in valigia la luce sul fronte dei gioielli, che qualcos'altro che dovrei tenere a mente mentre sto attraversando? Lasciami pensare. Oh, consiglierei anche di indossare scarpe slip-on, se possibile. Ciò rende il processo di inserimento e disattivazione molto più rapido. Scappe slip-on, capito. Questo è grave un suggerimento intelligente per semplificare l'intera esperienza di sicurezza. Esattamente. E preparati a toglierti anche il cappotto o la giacca, poiché devono essere sottoposti alla radiografia separatamente. Excellente, mi assicurerò di vestirmi di conseguenza. Qualcos'altro che ti viene in mente che potrebbe aiutarmi a superare senza problemi i controlli di sicurezza? Bene, un ultimo consiglio. Cerca di viaggiare leggero e ridurre al minimo il numero di oggetti che trasporti. Meno cose devi rimuovere e mettere nei contenitori, più velocemente andrà. Questo ha molto senso. Prepara le cose leggere e mantieni le cose semplici. Lo terrò sicuramente a mente mentre mi preparo per il viaggio. Fantastico! Ricorda solo di essere paziente e di seguire le istruzioni del personale di sicurezza. Finché sei preparato, dovresti essere in grado di farcela senza problemi. Meraviglioso, grazie mille per tutti i consigli utili, Anna. Mi sento molto più fiducioso di riuscire a superare i controlli di sicurezza ora. Sono felice di aver potuto fornire alcuni spunti utili. Buon viaggio, John, e fammi sapere se hai altre domande. Lo farò, Anna. Appresso che tu abbia dedicato del tempo per guidarmi attraverso tutto questo. È grave stata una conversazione davvero preziosa. Naturalmente, felice di aiutare. Gestire i controlli di sicurezza dell'aeroporto può essere complicato, ma con la giusta preparazione non deve essere una seccatura. Ti auguro un viaggio tranquillo. Excellente, grazie ancora. Mi assicurerò di mettere in pratica tutti questi suggerimenti. Questo renderà il mio viaggio molto più semplice. Lezione 4. Come affrontare i ritardi dei voli. Ciao Anna, volevo chiederti qualcosa che è grave successo durante il mio ultimo viaggio. Durante il mio volo in coincidenza si è grave verificato un ritardo piuttosto lungo. Un volo in ritardo, può essere così frustrante. Ti hanno dato qualche informazione su cosa ha causato la rapina? Bene, questo è grave il punto. Gli agenti al sita non sono stati molto disponibili con i dettagli. Tutto quello che continuavano a dire era che era un problema operativo. Problema operativo è un modo vago per dirlo. Hai provato a premerli per maggiori dettagli? Ho fatto, ma non sono stati molto utili. Continuavano semplicemente a ripetere la stessa risposta scritta sul problema operativo.
Che irritazione! Odio quando le compagnie aeree sono così riservate sui motivi delle interruzioni dei voli. Lascia i passeggeri con la sensazione di essere al buio. Esattamente. Stavo diventando sempre più ansioso, non sapevo quanto sarebbe stato lungo il ritardo o cosa lo stesse causando. Posso immaginare. I ritardi dei voli sono già abbastanza stressanti di per sé, ma la mancanza di una comunicazione chiara non fa altro che aumentare la frustrazione. Raccontamelo. E come se non bastasse, gli agenti al gaten non offrivano nemmeno alcun compenso o algio. Nessun risarcimento? Questo è solo un servizio clienti scadente. I passeggeri meritano di essere tutelati quando i voli vengono interrotti in questo modo. Infatti, no? Speravo davvero che offrissero almeno buoni pasto o qualcosa per compensare l'inconveniente. Assolutamente. Il minimo che potrebbero fare è fornire alcuni servizi di base per aiutare i passeggeri a superare il ritardo più comodamente. Non potrei essere più d'accordo. Alla fine, ho dovuto sborsare i miei soldi per cibo e spuntini solo per sopravvivere durante la lunga attesa. È un vero peccato. Le compagnie aeree dovrebbero fare in quattro per accogliere i passeggeri quando i loro voli vengono interrotti. Hai detto tu. Sono rimasto davvero deluso dalla mancanza di empatia e di sostegno da parte del personale della compagnia aerea durante tutta la dura prova. Mi dispiace sapere che hai avuto un'esperienza così frustrante, John. Affrontare ritardi e scarsa comunicazione da parte delle compagnie aeree può essere molto stressante. Lo era davvero, ma appresso che tu ascolti e commiseri, mi aiuta a sapere se non sono solo nella mia frustrazione per questo tipo di situazioni. Ovviamente. Le interruzioni dei voli sono solo le peggiori e le compagnie aeree spesso non fanno abbastanza per sistemare le cose per i loro passeggeri. Sono felice di aver potuto prestare un orecchio comprensivo. Decisamente. E grazie per il feedback, e grave bello sapere se le mie aspettative per un migliore servizio clienti in caso di ritardi siano ragionevoli. Assolutamente. I passeggeri meritano una comunicazione chiara, un risarcimento e una sistemazione adeguata quando i voli vengono inaspettatamente ritardati o cancellati. Spero che la tua prossima esperienza di viaggio sia molto più agevole. Speriamo. Terrò sicuramente a mente il tuo consiglio la prossima volta che avrò a che fare con un ritardo della compagnia aerea. Appresso che tu abbia dedicato del tempo a discuterne con me. Naturalmente, Giovanni. Sono sempre felice di prestare orecchio e fornire una nuova prospettiva su questo tipo di frustrazioni di viaggio. Ti auguro una navigazione tranquilla per il tuo prossimo viaggio. Grazie, Anna. Ti farò sicuramente sapere se ho altre storie dell'orrore sulle compagnie aeree da condividere. Per ora, sono solo felice che questo abbia un orecchio comprensivo. Lezione 5. L'ascesa di una leggenda del calcio. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione su questo giocatore di football di cui ho sentito parlare molto ultimamente, O.J. Simpson. O.J. Simpson? Ah sì, ho sicuramente seguito la sua storia. Si è davvero fatto un bel nome, vero? Assolutamente. Da quello che ho capito, è grave diventato la figura centrale dell'attacco della sua squadra. Di conseguenza, ha infranto tutti i tipi di recordi corsa. È incredibile. Sapevo che era un giocatore di talento, ma riscrivere il libro dei record in quel modo è davvero impressionante. Raccontamelo. Voglio dire, le statistiche che ha pubblicato sono semplicemente sbalorditive. È grave come se stesse giocando a un gioco completamente diverso da tutti gli altri. Wow, questo è davvero tutto dire.
Il calcio è uno sport fisicamente impegnativo, ma sembra dominare a livello d'élite. Decisamente, la sua combinazione di velocità, potenza e agilità è grave semplicemente impareggiabile. Lo fa sembrare facile là fuori sul campo. È incredibile. Deve essere emozionante per la sua squadra e per i tifosi vederlo esibirsi a un livello così alto, partita dopo partita. Assolutamente. L'energia e l'entusiasmo che apporta al gioco sono davvero accattivanti. E grave diventato una vera star dentro e fuori dal campo. Posso immaginare. Con quel tipo di talento e successo, probabilmente sta ottenendo molta attenzione e riconoscimento da parte dei media. Hai capito bene. Il suo nome è grave apparentemente ovunque in questi giorni, copertine di riviste, interviste televisive, qualsiasi cosa. È grave diventato un nome familiare. È fantastico. Sembra che stia davvero trascendendo lo sport e diventando una sorta di icona culturale. Una vera leggenda dello sport in divenire. Decisamente. E la parte migliore è grave se è grave ancora così giovane. Posso solo immaginare che tipo di record riuscirà a frantumare e quali vette raggiungerà negli anni a venire. Questo è un ottimo punto. Ha una carriera così lunga davanti a sé. Il cielo sembra davvero essere il limite per questo giovane fenomeno. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere come la sua storia continuerà a svolgersi. E grave pronto a consolidare la sua eredità come uno dei più grandi di tutti i tempi. Non ho dubbi su questo. Con il suo incredibile talento e la sua spinta, O.J. Simpson è sulla buona strada per diventare un vero immortale del calcio. Non potrei essere più d'accordo. È grave stato davvero stimolante assistere alla sua fulminea ascesa. Non vedo l'ora di vedere cosa farà dopo. Lo stesso qui. Questa è stata una conversazione affascinante su un atleta davvero eccezionale. O.J. Simpson è chiaramente destinato alla grandezza. Decisamente. Sono felice che abbiamo avuto modo di discutere in modo approfondito la sua storia. È grave stato uno sguardo illuminante sulla creazione di una leggenda dello sport. Assolutamente. Questo tipo di conversazioni evidenziano davvero le incredibili imprese e l'impatto dei nostri atleti più talentuosi. È stato un piacere parlarne con te. Il piacere è grave tutto mio, Anna. Appresso che tu abbia condiviso le tue intenzioni e il tuo entusiasmo per OE, lo straordinario viaggio di Simpson. È grave stata una discussione fantastica. Lezione 6. Esplorazione delle opzioni di acquisto online. Sai, Anna, ultimamente avevo intenzione di fare più acquisti online. Hai qualche consiglio specifico su buoni negozi online da provare? Acquisti online? Assolutamente sì, sarei felice di condividere qualche suggerimento. Che tipo di articoli stai cercando di acquistare? Beh, sono aperto a esplorare ogni tipo di opzione, vestiti, elettronica, articoli per la casa, tutto quello che vuoi. Voglio solo assicurarmi di trovare rivenditori online affidabili e affidabili. Questo è un ottimo approccio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho avuto esperienze davvero positive con negozi come ASOS, Nordstrom e H&M. Tendono ad avere siti web intuitivi e politiche di restituzione semplici. Ah sì, ASOS e Nordstrom sono sicuramente nomi che riconosco. H&M è grave un classico della moda a prezzi accessibili. Buona chiamata a quelli. Decisamente. E per l'elettronica, consiglierei di controllare siti come Best Buy, Amazon e persino i negozi online del produttore. Di solito hanno un'ampia scelta e prezzi competitivi.
Amazon, ovviamente, e grave probabilmente il primo posto in cui Sergero, ma mi piace anche l'idea di esplorare i siti dei produttori. Potresti trovare qualche offerta lì. Assolutamente. E per quanto riguarda gli articoli per la casa, negozi come Wayfair, Overstock e Crate Barrel hanno una presenza online davvero solida con tantissime opzioni. O, Wayfair e Overstock, veli sono nuovi per me dovrò dare un'occhiata ans Crate and Barrel e grave un classico. Sì, sono ottimi posti per trovare decorazioni per la casa, arredi e articoli per la casa di qualità a una varietà di prezzi. Excellent, questo mi dà un punto di partenza davvero solido. Appresso se tu abbia dedicato del tempo a condividere tutti questi consigli. Ovviamente, sono sempre felice di aiutare gli altri acquirenti online a trovare ottime risorse. Ricordati solo di leggere le recensioni e confrontare i prezzi per ottenere le migliori offerte. Buon consiglio. Lo terrò sicuramente presente mentre navigo, e sarò sicuro di esplorare alcuni di quei negozi specifici che hai menzionato. Sembra un piano. Fammi sapere se incontri altre domande mentre effettui le tue ricerche sugli acquisti online. Sono felice di fornire ulteriori suggerimenti. Lo farò, Anna. Questo è grave stato davvero utile per iniziare sulla strada giusta per trovare rivenditori online affidabili e convenienti. Fantastico, sono felice di averti indicato la giusta direzione. Lo shopping online può essere molto conveniente, ma è bene avere in mente alcuni negozi di fiducia. Assolutamente. Non vedo l'ora di farmi e vedere che tipo di affari e scoperte posso scoprire. Grazie ancora per tutti i tuoi utili spunti. Naturalmente, Giovanni. Buon acquisto! Sono sicuro che scoprirai alcune nuove fantastiche risorse online per tutte le tue esigenze di vendita al dettaglio. Lo ho preso, Anna. Questa conversazione mi ha decisamente entusiasmato all'idea di iniziare a esplorare il mondo dello shopping online. Non vedo l'ora di vedere cosa trovo. Lezione 7. Assaporare le delizie dei frutti di mare. Ciao Anna, speravo di ricevere i tuoi consigli su alcuni buoni piatti di pesce da provare. Ho voglia di qualcosa di nuovo e delizioso. Frutti di mare, dici? Bene, sei arrivato alla persona giusta. Adoro provare diversi piatti di pesce. Che tipo di sapori hai voglia? Hymen, sono aperto a tutti i tipi di opzioni, forse qualcosa di leggero e rinfrescante, o forse qualcosa di un po' più decadente e saporito. Ho proprio quello che ci vuole. Hai mai provato il classico bollito di mare? È un banchetto divertente e disordinato con gamberetti, granchi, aragoste e ogni sorta di deliziose prelibatezze. Un bolore di frutti di mare, eh? Sembra proprio il mio vicolo. Adoro l'idea di sporcarmi le mani con tutti quei gustosi crostacei. È così divertente, e i sapori sono fuori dal mondo. Di solito soffocano il tutto con una salsa piccante e burrosa che è semplicemente paradisiaca. Wow, sembra fantastico. Mi viene fame solo a pensarci. Altri piatti di mare che consiglieresti? Beh, se hai voglia di qualcosa di più leggero, ti suggerisco di provare del pesce fresco alla griglia. Magari un bel pezzo di salmone o di tonno, condito semplicemente con limone ed erbe aromatiche. Sembra delizioso. Adoro il modo in cui i frutti di mare possono essere così versatili, dare che indulgenti a leggeri e salutari. Esattamente. E non dimenticare i classici piatti di pesce come gli scampi,
la zuppa di aragosta o anche solo un bel fish and chips croccante. Oh, scampi ai gamberi, e grave uno dei miei preferiti. Ne potrei prendere un bel piatto proprio adesso. Lo stesso qui. La salsa burrosa e all'aglio è semplicemente paradisiaca. E abbinato ad un po' di pane croccante, rende il pasto davvero soddisfacente. Sto sbavando solo a pensarsi. Dovrò assolutamente provare alcuni dei piatti di pesce che mi hai consigliato. Sono così felice di aver potuto fornire qualche ispirazione. Il pesce è davvero uno dei più grandi piaceri culinari della vita. Fammi sapere cosa provi alla fine, mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri. Assolutamente. Non vedo l'ora di espandere i miei orizzonti etici. Questa conversazione mi fa venire l'acquolina in bocca e mi fa formicolare le papille gustative. Ah, missione compiuta allora. Il pesce è un mondo culinario così vario e delizioso da esplorare. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo provando cose nuove. Non vedo l'ora. Grazie mille per tutti gli straordinari suggerimenti, Anna. Sento di avere un piano d'azione solido per la mia prossima avventura a base di pesce. Meraviglioso! Sono felice di poterti aiutare a farti entusiasmare nel provare alcuni nuovi e deliziosi piatti a base di pesce. Goditi il viaggio alla scoperta dei tuoi nuovi preferiti. Lo farò sicuramente. Questa è grave stata una conversazione davvero appetitosa, sia in senso letterale che figurato. Appresso che tu abbia condiviso la tua esperienza nel settore dei frutti di mare. È un piacere, John. Parlare di cibo è una delle mie cose preferite, soprattutto quando si tratta di tutti gli incredibili sapori e consistenze del pesce fresco. Buon appetito! Non vedo l'ora. Va bene, e grave ora che vada a cercare il posto di pesce più vicino. Grazie ancora, Anna. E grave stata una bella chiacchierata. Lezione 8. Una drammatica selezione della giuria. E Anna, ho sentito che hai seguito quel processo di alto profilo nei notiziari. Cosa potete dirmi riguardo al processo di selezione della giuria? Oh, il processo di selezione della giuria per quel processo è stato piuttosto affascinante. Da quello che ho capito, gli avvocati di entrambe le parti hanno esaminato attentamente i potenziali giurati. Vedo, quindi stanno esaminando attentamente ogni individuo per determinare se è grave adatto al caso, eh? Esattamente. Gli avvocati vogliono assicurarsi di avere un gruppo di giurati che possa essere imparziale e obiettivo nel loro processo decisionale. Questo ha senso. Immagino che stiano cercando persone che non abbiano pregiudizi o collegamenti preconcetti con il caso. Assolutamente. Durante la pausa pranzo gli avvocati hanno addirittura licenziato l'intera giuria perché non erano soddisfatti della scelta dei giurati. Wow, è grave abbastanza drammatico. Dovevano avere delle serie preoccupazioni sull'imparzialità di quei potenziali giurati. Decisamente. Ciò dimostra quanto meticoloso possa essere il processo di selezione della giuria, specialmente per processi di alto profilo e ad alta posta in gioco come questo. Affascinante. Quindi cosa succede dopo? Devono ricominciare l'intero processo da capo con un nuovo pool di potenziali giurati. Sì, è esattamente quello che faranno. Il giudice chiamerà un nuovo gruppo di potenziali giurati e gli avvocati ripeteranno il processo di valutazione. Heimen deve essere un'operazione incredibilmente dispendiosa in termini di tempo e frustrante per tutti i soggetti coinvolti, ma suppongo che sia necessario garantire un processo giusto e imparziale.
Decisamente. Il sistema giudiziario attribuisce molta importanza alla formazione della giuria giusta, anche se ciò significa prolungare il processo. Devono farlo bene. Posso immaginare. E grave affascinante dar uno sguardo dietro le quinte su come funzionano queste complesse procedure di selezione della giuria. Assolutamente. È una danza delicata, in cui entrambe le parti cercano di impilare le carte a proprio favore, pur rispettando i principi di un giusto processo. Interessante. Mi chiedo quanto tempo si vorrà affinché arrivino finalmente alla giuria finale per questo caso. Questa è una bella domanda. Dipende davvero da quanto sia impegnativo il processo di selezione e da quanto gli avvocati di ciascuna parte stanno respingendo i potenziali giurati. Vedo. Beh, sono sicuramente incuriosito nel seguire e vedere come andrà a finire tutto questo. E grave un processo ad alto rischio e di alto profilo. Decisamente. La selezione della giuria è solo il primo passo, ma è fondamentale e può davvero dare il tono al resto del procedimento. Sarò sicuro di tenerti aggiornato. Lo ho preso, Anna. Questa è grave stata una conversazione davvero approfondita su un aspetto del sistema giudiziario che non riesco a vedere spesso. Roba affascinante. Sono felice di aver potuto fornire alcuni spunti utili, John. Il processo di selezione della giuria è una parte affascinante e complessa del sistema legale. È sempre interessante vedere come si svolge, soprattutto nei casi di alto profilo. Assolutamente. Bene, non vedo l'ora di seguirti mentre questo processo continua. Grazie per aver dedicato del tempo per guidarmi attraverso questo processo. Naturalmente, felice di farlo. Discutere le sfumature del sistema legale è uno dei miei argomenti preferiti. Sono sicuro che avremo più opportunità di immergerci in questo tipo di conversazioni affascinanti. Non vedo l'ora. Questa è grave stata una grande esperienza di apprendimento per me. Non vedo l'ora di vedere quali altri drammi legali si svolgeranno nei prossimi giorni. Lezione 9. Il viaggio ispiratore di Eleanor Roosevelt. Ehi Anna, mi stavo documentando sull'incredibile vita e sui successi di Eleanor Roosevelt. Hai seguito la sua storia? Eleonora Roosevelt? Assolutamente, è una figura davvero stimolante. Da quello che so, ha davvero aperto la strada all'emancipazione delle donne e alla giustizia sociale. Decisamente. Dopo la morte di suo marito, il presidente Franklin D. Roosevelt ha continuato ad avere una straordinaria carriera. Giusto. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, ha frequentato la scuola al Radcliffe College. Ha quindi utilizzato la sua piattaforma per scrivere articoli, tenere conferenze e lavorare instancabilmente per cause importanti. Wow, davvero non ha rallentato affatto. Anzi dopo essere stata First Lady, ha continuato a essere una pioniera e una sostenitrice del cambiamento. Assolutamente. Ha sostenuto i diritti civili, i diritti delle donne e i diritti umani su scala globale. La sua dedizione nel rendere il mondo un posto migliore era davvero incrollabile. È grave incredibile quanto sia riuscita a realizzare. Dal suo lavoro alla Casa Bianca alla sua difesa post-presidenziale, ha lasciato un'eredità incredibile. Decisamente. Eleanor Roosevelt ha ridefinito il ruolo della First Lady, utilizzando la sua posizione per amplificare le voci degli emarginati e degli oppressi. Esattamente. Non si accontentava di essere semplicemente una moglie silenziosa e solitaria. Voleva fare una differenza tangibile nella vita delle persone.